Natura, 2 punti. Che cosa mette in mostra e chi ha coinvolto la Biennale di Venezia 2025? C'è chi guarda, per esempio, al modo in cui i materiali, anche quelli considerati inerti, per esempio come la pietra, sono portatori di delle croste batteriche, le quali possono avere diverse funzioni, compreso anche, per esempio, ripensare il sistema di isolamento degli edifici. Quindi la patina degli edifici, che la tradizione modernista vedeva come qualcosa da eliminare, non igienico, potrebbe forse far parte di una serie di strategie o di strumenti che si possono impiegare per affrontare la crisi climatica e la crescita delle temperature che ne si accompagna. Altri vanno a pensare invece all'integrazione di animali nella nostra città. Gene Gang, grande architetto americano, ha lavorato su un sistema di prodotti per pipistrelli e uccelli, e integrandoli nella tradizione del product design, quindi non come oggetti di categoria inferiore, ma come delle bellissime creazioni di ceramica che di fatto allargano il catalogo di quello che è i soggetti per cui si progetta, non soltanto le persone ma anche gli animali, non solo gli animali domestici ma anche altri animali che vivono con noi nelle città e che magari non erano riconosciuti. Altre installazioni, penso per esempio a Benedetta Tagliabue, oppure a Anthony Acciavatti da Yale, pensano al ruolo dell'acqua e a come l'acqua sia una risorsa a tutti gli effetti naturale che deve essere riconsiderata nella sua presenza nel nostro pianeta, e quindi in che modo l'acqua è presente nei processi della costruzione, magari non in maniera esplicita, ma c'è un consumo di acqua e di risorse che fa parte dei processi di costruzione. O ancora altre installazioni che, per esempio, Guangdong Vector Architects dalla Cina, oppure Bao Botanic dalla Germania, vanno a provare a reimmaginare il ruolo degli alberi come elementi che vanno integrati nel progetto o come elementi portatori del genius loci, quindi l'albero e le piante come soggetti centrali nella creazione dell'identità di un luogo, lavoro di Vector Architects in Cina per esempio, oppure il modo in cui si può andare a usare le piante e gli alberi come elementi strutturali per creare diversi elementi architettonici. Bao Botanic è un gruppo di architetti e ricercatori da Stoccarda che da diversi anni portano avanti la tecnica in cui gli alberi vengono fatti crescere secondo delle traiettorie in cui dei giunti di metallo vengono inseriti, e per cui la crescita dell'albero di fatto va a avere forme diverse e di fatto l'albero stesso diventa struttura, diventa architettura, con quindi un'ibridazione completa tra naturale e invece architettonico. Solo alcuni esempi, poi la sezione è molto ampia, però alcune delle traiettorie, natura visibile e natura invisibile, tutte coinvolte in questa discussione sul futuro della città.